tutti, sono Giorgia. Nel video di oggi vediamo come strutturare una sessione di allenamento quando i sintomi premestruali sono molto forti e impattano tanto. Dunque, la sindrome premestruale è un qualcosa di estremamente soggettivo, ci sono soggetti che non avvertono ripercussioni e non hanno problemi neanche quindi in allenamento, neanche a mantenere lo stesso livello di effort. In tanti altri casi, soprattutto se sono presenti problematiche come l'ovaio policistico, in questo caso, i sintomi possono essere anche molto forti, devastanti e durare anche più di 5 giorni, anche molto di più. Quindi vediamo un attimo come mettere in pratica delle tips utili e intelligenti che possono farvi allenare bene. Se state soffrendo appunto per la sindrome premestruale, però avete comunque voglia di allenarvi, è inutile ostinarvi a battere il log a tutti i costi. Vi creerà soltanto stress inutile. Ha molto più senso andare a autoregolare l'intensità così da ottenere comunque una sessione allenante efficace, però allo stesso tempo che non vi causerà la necessità di recuperare per tanti giorni successivi dopo appunto la sessione. Dunque, durante questo periodo qui del mese, quindi durante il preciclo, la sensibilità insulinica viene un po' compromessa, comunque peggiora. Allora ha molto senso sfruttare quel momento della giornata, appunto il workout, per inserire un po' di carboidrati. Basteranno 15-20 grammi di ciclodestrine per darvi più lucidità e più focus, e, in un momento in cui riuscirete a gestirli al meglio. Se vi sentite gonfie e quindi vi sembra una pessima idea, state in errore, perché questo vi aiuterà a allenarvi al meglio malgrado i sintomi del preciclo. Quindi non zompate le ciclodestrine e aiutatevi con dei sali minerali che contengono che bilanciano comunque il pool di elettroliti e contenendo magnesio vi aiuteranno con i sintomi. Allora, vediamo subito alcune tips per strutturare un allenamento quando sei in preciclo o comunque se sei fiacco, un po' scarico di energie ma hai voglia comunque di dare il massimo. Allora, un primo trucco può essere quello di concentrarsi ad inizio allenamento sui distretti muscolari che per te sono carenti, perché sarai più fresco. I distretti che sono avanti possono ricevere meno volume o comunque concentrati nella seconda parte dell'allenamento, in generale hanno meno bisogno di crescere. Non fare l'errore di inserire troppi esercizi nella stessa sessione e di questi esercizi non fare troppe serie allenanti, non ricercare troppo volume. Nel preciclo il fattore più limitante è quello del recupero, quindi ha molto senso prendersi più giorni di rest tra un allenamento e un altro. Concentrarsi su un rep range tra le 10 e le 12 ripetizioni. Questo perché se ti allenerai con reps inferiori ricercherai un carico molto alto e lo stress neurale potrebbe essere troppo forte, e quindi ha anche senso cercare di limitare le tecniche di intensità o, se non te la senti, non farle proprio. Un altro aiuto è quello di non andare a ricercare troppo volume nella stessa sessione, quindi concentrati sugli esercizi che riesci a fare, porta a cedimento, quindi non limitare l'intensità, porta a cedimento quel che riesci, ma non creare volume spazzatura. E un ultimo consiglio è quello di preferire macchinari ai pesi liberi, questo ti permetterà di avere più controllo. Uno dei possibili approcci da seguire in allenamento è quello del recupero attivo. Questa metodica è molto interessante, innanzitutto consente di far girare il sangue, quindi favorisce l'ossigenazione e il trasporto dei nutrienti nei muscoli. Poi non impatta a livello di sistema nervoso, anche perché i carichi allenanti saranno tendenzialmente più bassi, ed infine non crea lattato, soprattutto se nella sessione di allenamento alterniamo esercizi diversi, come per esempio strutturando dei giant set, come stiamo per fare in questo momento. Che comunque implica 3 giri per ciascun esercizio. Il recupero lo prendete alla fine del giant set. Vi preparate direttamente sul singolo macchinario, quindi le prime serie serviranno per cercare il carico,
non strafate, soprattutto se avete sintomi come i miei in questo momento, e una volta trovato il carico partite. Tutto qui, cercando di stare insomma tra le 12 e le 10 reps, facendo un bel lavoro e poi insomma riuscite in questo modo a concludere il workout e tornare a casa soddisfatti. Ok. Quindi una volta individuato il giusto carico, prendetevi un po' di tempo di recupero e poi si parte. Tra un giant set e l'altro, in totale ne faremo 3, cercando di restare insomma in questo rep range di ripetizioni, un minutino di recupero, però anche lì ascoltatevi un attimo perché nella fase di preciclo spesso la temperatura corporea è più alta, i battiti sono accelerati, comunque in generale ci si sente un po' più spossati, un po' più fiacchi, quindi forse se è il caso, se sentite che è il caso, prendetevi più recupero. Come dicevo prima, autoregolate l'intensità in allenamento, quindi non basatevi su ciò che trovate scritto nero su bianco, quella non è la vostra sessione, la vera sessione è quella che fate voi in sala e siete voi responsabili della qualità del vostro allenamento, quindi siete responsabili di ciò che sentite e non sentirsi al 100% non significa non esprimere il 100% di quel che si è in quel momento. Quindi in questa sessione andiamo a impostare 3 giant set, alleniamo un upper workout. Quello che andiamo a fare è quindi alternare esercizi diversi andando a toccare distretti muscolari diversi e il recupero tra un esercizio e l'altro sarà il tempo di raggiungere l'altro macchinario. Yes, yes. And again. Yes, 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 yes. Come. Right. Yes, right. Yes, come. Take it. Yes. Yes.
Ah. 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 Ok, ok. Partiamo con il Giant Set allenante. Questo è un po' il cuore dell'allenamento, poi passiamo all'ultimo Giant Set dove ci concentreremo più che altro sui podi posteriori, tricipiti e un finisher diciamo per il gran dorsale e questo è tutto. Ah, ah.
basta. Va. Ah. 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 Ah, per questa sessione è tutto, le tips che ho dato comunque valgono in generale, preciclo, non preciclo, se vi sentite un po' stanchi e un pochino fuori forma o comunque un po' fiacchi, un po' scarichi di energie. Nel caso del preciclo, nel dubbio aiutatevi con il Medol che trovate su Yamamoto Nutrition, meraviglioso prodotto di Yamamoto Research. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo allenamento.